Risparmiare soldi ogni mese è davvero possibile in un'economia così disastrosa come quella italiana? E se ho uno stipendio medio, parliamo di 1.300-1.500 euro al mese, riesco davvero a mettere da parte qualcosa? Oggi ti spiego un metodo molto particolare che ti permetterà di mettere soldi da parte senza accorgertene. Io lo chiamo il metodo della busta invisibile. Attenzione, prima di partire, in questo video non andremo a parlare del famosissimo metodo 50-30-20. Ho già fatto un video a riguardo, se siete interessati cliccate direttamente qui e andatevelo a vedere. Perché può essere tanto di aiuto imparare a saper risparmiare? Innanzitutto, per molti sembra semplicissimo. Soprattutto i giovani che ancora non hanno iniziato con mano a toccare i loro soldi e l'indipendenza magari con un proprio affitto e una propria casa, ma anche per giovani adulti o persone over i 50 che nonostante i loro stipendi rimangono uguali, sfortunatamente i prezzi dei beni continuano ad aumentare. Basta guardare questo grafico di come diavolo sono aumentati i prezzi dagli anni 90 fino ad oggi e come sono rimasti i nostri stipendi. Faccio parlare il grafico, non voglio dire niente. In realtà, per quanto può sembrare facile, i soldi tendono a sparire molto velocemente. Imprevisti, bollette più elevate del previsto, piccoli sfizi che ci vogliamo concedere, urgenze sanitarie, nominatele. Mettendo conto queste dinamiche, gli italiani, ma anche molte persone in tutto il mondo, risparmiano veramente poco ogni mese, molto meno di quanto dovrebbero. Secondo un'analisi, solamente il 37% delle famiglie riesce a mettere da parte del denaro, con un risparmio medio che circa corrisponde al 10%. In più ci sarebbe un'altra indagine che rileva che il 32% delle persone riesce a risparmiare meno di 100 euro al mese, mentre solo il 9% riesce a mettere da parte almeno 500 euro al mese. Ma qual è il problema? Perché succede ciò? Il cervello umano. Se il cervello vede soldi sul conto corrente, tende a volerli spendere. Ovvio non si applica a tutti, ma statisticamente parlando a moltissimi. È molto difficile resistere alle tentazioni, soprattutto se magari siamo ragazzi giovani che ancora vivono a casa dei loro genitori. In quel caso è ancora più difficile imparare a mettere da parte i soldi. Ma vediamo dunque come funziona questo metodo della busta invisibile. Pensala così, fai finta di avere proprio una busta, tipo quella delle lettere, e ci mettiamo dentro i nostri soldi ogni mese, i nostri risparmi, senza mai aprirla. Non dobbiamo guardarla e non dobbiamo guardare quanto c'è dentro, tipo un salvadanaio. Prendiamo più o meno uno stipendio da 1.500 euro al mese, che è più o meno la media italiana. Imposti così un prelievo automatico di 100 euro. Puoi decidere se farlo in modo digitale, e ci sono delle applicazioni che te lo possono permettere e ti aiutano, oppure puoi decidere di farlo cartaceo a mano e li mettete quindi in una busta invisibile se lo fate fisicamente, oppure in un conto separato se lo fate in modo digitale. Ovviamente è inutile che ve lo sto a dire, se lo fate fisicamente non avrete degli interessi, se lo fate digitalmente e li mettete in un conto che vi dà anche il 2%, 3% di interessi, che è meglio di niente, ovviamente vi conviene di più. Tu non vedi questi soldi e non li tocchi. Il metodo che consiglio di più io è il metodo automatico, perché in questo modo voi non vedete proprio nemmeno i soldi, non li prendete nemmeno in mano per metterli via. Arrivi alla fine del mese e puff, c'hai i soldi che ti servono da parte. Ora, ma questi 1.500 euro al mese quanti ne devo mettere via da parte? Qui dipende, ragazzi, da tanti fattori, soprattutto le spese primarie e secondarie, in più eventuali extra o emergenze o fondi di investimento, ed è qui che continuo a rimandarvi nuovamente al metodo 50-30-20 se volete proprio avere fisicamente, concretamente, matematicamente un metodo studiato che hanno visto che funziona molto bene con la media delle persone. Ovviamente se siete dei giovani che ancora sono a casa dei loro genitori, vi consiglio di iniziare con 20 euro, poi piano piano a 50 al mese. Vedrete che otterrete enormi vantaggi, pian piano aumenterete sempre di più la mentalità del risparmio, e poi quando andrete a essere indipendenti
altrimenti sarà più facile. Se invece siete già giovani adulti o over 50, sicuramente dovete farvi un attimino i calcoli seguendo le vostre necessità di spese e andando a capire quanto dovete mettervi da parte. App interessanti che vi possono dare una mano a fare questa cosa. Allora dipende, se ad esempio avete una convivenza con 2 persone, un'app molto particolare che ancora non ho avuto modo di testare ma ho sentito parlarne molto bene è l'app Cino. È un'applicazione apposita per riuscire a dividere le proprie finanze con l'altra parte. Ad esempio magari volete fare un 50-50 di divisione, non lo so, delle spese di affitto? Andate quindi ad avere il totale e inserire la metà ognuno in un conto corrente collegato, dove andrete a mettere esattamente le spese precise da ognuna delle 2 parti. In questa maniera si accumuleranno dentro la carta comune delle 2 parti il numero esatto di soldi alla fine di ogni mese per le rispettive spese. Per quanto riguarda le cose vostre personali, come i vostri risparmi per le emergenze, oppure le vostre compre a mo' di sfizi, oppure i vostri investimenti, eccetera eccetera, ovviamente ve lo tenete in un conto vostro. App invece interessante in generale, che siate da soli o in coppia, è l'app Spende. Spero di averlo pronunciato bene, l'ho detto all'italiana. Questa applicazione vi dà una mano a mantenere un'idea delle vostre entrate, delle vostre uscite e soprattutto di avere un'idea del budget che volete mettere per ogni sezione. Ad esempio, quando andate ad aprire l'applicazione per le prime volte, vi chiederà per cosa volete risparmiare, ad esempio fondo di emergenza, pensioni, investimenti, nuova casa, auto, vacanza, altro, eccetera eccetera. È molto buono perché almeno potete fare una sorta di divisione in tempo reale e avete anche un'idea concreta dei soldi che state mettendo da parte nelle varie categorie che vi siete creati. In ogni caso è molto importante che nel momento in cui create il vostro conto ci sia un obiettivo chiaro. Aprite un conto e decidete se sarà o per il viaggio o per gli investimenti o per risparmiare o per comprare la nuova auto o per comprare la nuova casa e così via. Uno però ne dovete scegliere di obiettivo e mettete costantemente i soldi dentro. Vi spiego banalmente perché. Se mettete i soldi in un unico conto e all'interno avete 3, 4, 5 obiettivi, dopo ogni volta dovete andare a fare i calcoli. Ogni volta dovete vedere quanto avete messo da una parte e dall'altra e magari alla lunga vi stufa. Oppure fate male i calcoli e non vi tornano poi più alla fine del mese. Per questo vi dicevo che Spendi è molto buono e utile per riuscire a fare questa cosa. Infatti potete all'interno andare a collegare il vostro conto bancario, avete un'idea del vostro portafoglio e soprattutto potete farvi il vostro budget. Quando andate a creare il vostro budget potete innanzitutto dargli un nome, mettere l'importo, potete mettere anche la ripetizione appunto automatica che è molto comoda, mensile, oppure lo personalizzate, giornaliero e così via, la data di inizio, niente male, e il tipo di budget, ad esempio per acquisti, per alimenti, per l'auto, per il lavoro e così via. Ne avete veramente un'infinità. Questo è molto più comodo dal mio punto di vista perché rispetto che a creare 20 conti corrente basta che vi scaricate quest'app e avete tutto collegato. Lo trovo un metodo più semplice e facile da gestire. Per terminare, un altro consiglio molto importante è quello sempre di riuscire a limitare il più possibile le tentazioni. Mi spiego meglio. Ci sta che vogliamo comprare assolutamente una determinata cosa perché è uno sfizio oppure ne abbiamo bisogno, però questo è il primo passaggio da compiere. Distinguete uno sfizio da una necessità. La domanda è questa: vi serve effettivamente per fare qualcosa adesso immediatamente? Ad esempio, il telefono nuovo. Il vostro telefono vecchio sta smettendo di funzionare, sta esplodendo, non ce la fa proprio più? Allora il telefono nuovo ha senso. Il vostro telefono vecchio è semplicemente un modello vecchio ma alla fin fine va ancora bene e volete prenderlo nuovo perché è uscito il modello che adorate? E secondo punto, cercate di stare lontani dalle tentazioni. Quando andate nei negozi è molto problematico riuscire a gestire la tentazione. È un po' come andare al supermercato a fare la spesa quando non avete mangiato e siete super affamati. Finite per mettere nel carrello cose che non avreste preso se aveste avuto la pancia piena e probabilmente molte schifezze inutili, perché non vedete l'ora, presi dalla foga del non aver mangiato, di poterle mangiare. Quindi una tecnica è ovviamente andare a fare la spesa a stomaco pieno, però come si fa per ad esempio dispositivi
dispositivi elettronici, vestiti o altro. Generalmente si utilizza il sistema del porsi l'obiettivo in testa. Magari voi state risparmiando per una determinata cosa X e Y, ad esempio un viaggio. Se vi viene la tentazione di comprare un vestito nuovo, un accessorio nuovo, un dispositivo elettronico nuovo, a meno che non sia indispensabile, ponetevi sempre nella vostra mente l'obiettivo principale. Se vi state ponendo un determinato obiettivo e ci andate a ripensare e addirittura vi andate a immaginare quando lo avrete ottenuto, quindi ad esempio quando state in vacanza, sarete talmente felici, vi si attiverà quella scarica di dopamina che non vedrete l'ora, che vi bloccherete dall'acquisto compulsivo perché avrete ragionato sul sì, ma io sto risparmiando per avere quella cosa e non vedo proprio l'ora di averla. Se adesso compro questo, si allontanerà ancora di più il momento in cui otterrò cosa Y. Questo è molto buono per potervi aiutare ad allenare a resistere alle tentazioni. Provate anche voi ad utilizzare il metodo della busta invisibile e fatemi sapere nei commenti se l'avete utilizzato, come è andata e quanto siete riusciti a risparmiare nel primo mese, o se avete già utilizzato il metodo 50-30-20, come è andata e se vi siete trovati bene. Far fatica a mettere da parte i soldi ogni mese non è una vergogna, è una cosa più che normale, non ce l'ha mai insegnata nessuno, ma è una cosa che dovremo imparare a farla per noi stessi, per star bene, per evitare di arrivare all'ultimo e impazzire. E una volta che avrete risparmiato bene i vostri soldi, potrete permettervi anche di iniziare ad investire. A tal riguardo, se siete interessati, c'è questo video qui nel quale io vi vado a spiegare tutte le varie tipologie di investimento che perlomeno sono più usate.